Nico, la nostra amica di oggi. Ciao Monica. Ciao a tutti. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Quando la vedi me lo dici e mi dici come la vedi. Quello che mi mostra è un cavallo bianco dentro un recinto. All'interno del recinto c'è dell'erba, però piuttosto secca. Il cavallo bianco ha al collo tipo un telo bianco con una croce rossa disegnata. Ok, ti dà l'autorizzazione? Sì, questa è la PS di Nico. Il cavallo con la croce rossa disegnata. È la PS. Sì. Ok, come mai mi ricorda qualcosa di templare questa Mm. scena? Il bianco e la croce rossa. È la croce templare quella? E la croce, allora, aspetta, perché mi dice sia croce, mi fa vedere tutte le croci così, affini. Croce Mm? templare, poi mi dà la Svizzera, poi mi dà la Croce Rossa Mhm. e poi mi dà anche la bandiera dell'Inghilterra, cioè non del Regno Unito, Mhm. dell'Inghilterra solamente. Che non ricordo com'è, e c'è una croce rossa lì. È bianco e rosso, è sempre così. Poi Ah, quella che noi ok. conosciamo, che c'è anche il blu, è la fusione dei tre regni, no? Che è il Regno Unito. Qual è il significato di questa visione? Gli ha fatto fare la PS una vita affinché lei andasse a sondare varie Mhm. ramificazioni della massoneria e poi appunto successivamente del deep state e dintorni. Ho visto la bandiera, ok, proprio tutta bianca con una croce mm, cielo-terra verticale e destra-sinistra verticale e orizzontale rosso. Va bene, vibrazione di Nico. 32 miliardi. Vite precedenti. 1851. Percentuale di consapevolezza. 159%. PS. 49%. Cervello percentuale. 8,7. Ok. Chiamiamo il progetto, il nome del progetto di Nico. Dice cheers. Salute. Mm. Motivo. È un po' beffardo come titolo, eh. Mhm. Allora, mi fa vedere che da un Alla lato salute. mm, Alla salute. mm, sì, alla salute appunto come presa in giro, no? Perché comunque la sua Mhm. salute è stata interdetta fin dall'inizio. E poi anche questi brindisi che generalmente si fanno durante le classiche cerimonie che non hanno riguardato lei. No, Eh, no, ho capito. Spiegami. Magari i brindisi che si fanno specialmente, che ne so, durante i matrimoni, durante i battesimi. Ah, mhm. Da E cui lei questi è stata esclusa per motivi di salute. Ok. sì, e lei stessa per la propria vita ha deciso di non viverli questi momenti, ecco, per se stessa. Vabbè.
Adesso spiegheremo un po' tutto a chi segue il video, ma soprattutto il video è fatto per Nico. Chiamiamo un cinema importante oggi. I genitori di Nico sono vivi e specialmente la mamma ha un ruolo nella vita di Nico perché involontariamente ha commesso, diciamo, un errore. Involontariamente, ovviamente. Eh sì, è arrivata subito, cioè era già seduta dentro al cinema, in prima fila a destra. Talidomide, talidomide, non mi ricordo, talidomide è il farmaco per evitare le nausee che la mamma in gravidanza ha assunto. Farmaco legato ai nazisti, farmaco che creava malformazioni nei nascituri. È riuscita per fortuna Nico a salvarsi, o quasi, perché ha avuto problemi parziali agli arti superiori e inferiori, giusto? Sì, perché la mamma non aveva risultati, anzi stava peggio e quindi ha smesso. Chiamiamo il creatore del talidomide. I siriani vengono insieme a un gruppo, allora si presenta come un concistoro tipo, no? Vedo siriani, ci sono vari gradi di rettiliani, come se ci fossero dei sergenti e dei subordinati. Mhm. Mm, Guarda, è incredibile. Ogni volta che c'è un esperimento che crea dei casini pazzeschi alla salute dell'essere umano, ci sono i siriani. I Cinivacca di adesso, siriani. Vecchi Cinivacca, perché non bisogna dimenticarsi anche quegli altri, siriani. Malattie varie, siriani. Che cosa vogliono? Cosa devono studiare i siriani? Al di là del fatto che li abbiamo fatti noi, eccetera. Perché i siriani sono i dottori cattivi? Chi è il capo dei siriani? Fuori. Adesso viene questo che si chiama Falk e Come dice una cosa fatto? un po' ironica, è molto tagliente, molto intelligente, perché mi dice senza di noi come fareste ad arrivare all'uno? Vi voglio vedere arrivare all'uno senza di Questo noi. è vero. Questo è vero. Questo, ahimè, è vero. Perché sembra stupido, sembra folle, ma senza le difficoltà noi non faremmo altro che vivere delle vite felici, a fare figli, a delle belle famiglie, a coltivare l'orto, contenti e felici, l'utopia, la bellezza. E invece no, è nel riscatto che si comprende e si va avanti. È nel partire bassi e finire alti. Mm. Va bene. Causa esoterica di questa disavventura alla nascita, dal punto di vista di Nico, ovviamente. Scusami, però ti volevo chiedere questo prima. Nel cinema ci sono? La mamma e il papà sono venuti? Sì, 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 Come li vedi? entrambi. La mamma la vedo più grande, di dimensioni. Ha riconosciuto il suo ruolo importante. Ha riconosciuto anche di essere un po' ingombrante in tutti i sensi dentro la vita di Nico e quindi già questa dimensione un po' sproporzionata rispetto al padre e rispetto anche al cinema. Mhm. E dove si siede? Mia madre. La prima fila in fondo a destra, tutta attenta, concentrata, e il marito voleva proprio sedersi vicino a lei e lei tipo come aver fatto segno che aveva bisogno di un pochino di spazio, se lui si poteva sedere un posto più in là. Ottimo, benissimo, 10 lode. Ognuno è al cinema per se stesso, non dovrebbe interessargli niente che nel cinema ci sono altri o non c'è nessuno. È lì per se stesso, per fare l'esperienza dell'assistere alla sessione di un qualcuno, in questo caso di una persona importante, la figlia in questa vita. Ci sono delle vite che uniscono Nico alla madre? Qua me la dai in un collegio. Mhm. In un collegio dove la madre era una bimba, sì, una decina d'anni aveva la madre.
e una, diciamo così, delle tutrici era Nico. Mhm. Molto severa era Nico. Tutto sommato anche abbastanza giusta, però molto severa, quasi arida, diciamo, no? nel rapportarsi verso i bambini. Mhm. Un'altra? In quest'altra me fa vedere invece entrambi due bambine ed entrambe con dei poteri. Me fanno vedere in una classe, come se avessero scoperto loro due, compagni di classe, rispetto agli altri compagni di classe, di avere un qualcosa un po' che le distingueva. Che tipo di poteri? Mi Capacità han fatto ve medianiche? sì, mi han fatto vedere che riuscivano all'inizio sorprese, no, di indovinare quello che la maestra poco dopo avrebbe fatto, detto, chi avrebbe chiamato Mm. fra i bambini, quale argomento avrebbe scelto per l'interrogazione. Vedere questa Ok. scelta e poi mi fa vedere però questo la madre, cioè tipo che aveva iniziato quasi già da bambina, come un percorso di guaritrice, che andava sulle ginocchia dei bambini che si sbucciavano e vedo Mhm. che riusciva ad accelerare il processo di guarigione delle ferite. Questo chi, scusa, la madre o lei? È la mamma in questa vita qua. Mamma. Vabbè, niente di eclatante alla fine. Ah no? Non c'è quindi una ragione esoterica che lega le due, ma qual è la causa esoterica di questa esperienza nella malattia, nella leggera deformazione di alcune parti del suo corpo? Di Nico, eh? Ha fatto una scelta molto complessa. Eh, Vedo che la sua PS mi dice il sapere ed è come se allora, Nico ha scelto di avere una mente molto fine, Mhm. molto intelligente, molto veloce nell'apprendimento, molto portata per lo studio. Tuttavia, se non avesse fatto anche una scelta importante da un punto di vista fisico di salute mancante, la sua conoscenza e il suo sapere sarebbero stati solamente intellettuali. Mm. Quello che ha scelto la PS è uno studio molto approfondito, sentendosi coinvolta proprio anche su un piano fisico, chiamata in causa in prima persona. Quindi una sfida. Sì, sì, decisamente. Il fatto che lei oggi sia qui a fare una sessione di ipnosi esoterica è già un risultato. Sì, a me in realtà lei dà che viaggia su altri piani anche, cioè ha questo grande interesse per le nostre sessioni, però Mhm. lei ha proprio questa mente, me la fa vedere multilivello, Mhm. quindi come se contemporaneamente potesse aprire le porte a più interessi anche di altre dimensioni, più interessi che la espandano. Oh. Spiegami, non capisco bene. Cioè, allora lei è su altre linee temporali o lei lavora... Spiegami, non Sì, capisco. lei lavora e tra l'altro lo può fare ancora di più, ehm, su più livelli, su più tipi di esperienze. Quindi una è proprio l'approfondimento di conoscenza, di informazioni Mhm. che la portano ad attingere anche da fonti decisamente poco note, come se avesse proprio un'abilità nello scavare la verità e quindi di arrivare a delle informazioni che non sono accessibili a tutti. E quindi questo è un suo primo filone, diciamo così, di azione per arrivare alla verità. Mhm. Un altro è questo, di andare sul piano in cui andiamo noi, quindi il nostro lavoro eterico,
Mhm. e quindi le sessioni. Però lei, secondo me, ha anche altri interessi, Quali? sempre di espansione, diciamo così, della coscienza, della conoscenza. Potenzialmente ne ha tanti, perché vedo che più o meno, se decidesse di aprire una porta, questa porta le offrirebbe molto, perché lei è molto ricettiva. Secondo me anche nell'ambito proprio cellulare, di comunicazione cellulare. In che senso? Del cellulare, il telefonino. Cellulare, no, cellulare delle cellule del corpo. Ah, Cellulare delle cellule del corpo. ok. Mm, Dimmi. quindi rispetto a questo suo vissuto di malattia, Mhm. lei ha fatto un percorso di studi, diciamo così, storico-scientifico, chiamiamolo così, Mhm. è come se, quindi questo più che altro la mente, no? È come se poi parallelamente ci fosse un substrato che invece ha lavorato a un livello più profondo, un livello più quantico, come se questa conoscenza intellettuale lavorasse in parallelo con l'intelligenza cellulare ed entrambe portassero a delle conoscenze per arrivare alla guarigione. Ok. Entità eteriche. Nico è molto forte, tanto che le sue due entità che io vedo non sono complete nella loro figura. Mi fa vedere solo le teste. Mi fa vedere solo la testa del leone e solo la testa, tra l'altro non più vivente, ma di scheletro, tipo sì, di una capra, di un caprone. Poi? Quindi una capra. Ma secondo o primo Scusami, universo? un montone con le corna, così, un montone, volevo dire. Secondo o primo universo? È un Quello sì, caprino del primo? È un secondo, caprino secondo. del primo o No, no, secondo? Ah, secondo. secondo, sì. Poi? C'è una mantide anche e basta. Mm. Entità mentali. Ne deve far vedere una soltanto. Me la chiama texture. Ehm, Di che livello? mm, livello 3. Allora, texture mi fa vedere questa superficie che cambia, me la fa vedere a volte liscia, a volte grottoluta, poi me la fa vedere a volte colorata, a volte bianca. Mhm. Qual è il suo compito? Ehm, è come un po' quella che è la lei fuori, la Nico fuori, quella di superficie, quella del, diciamo così, il livello più esterno, Mm. che dalla più parte delle persone non è compresa. Tanto è vero che alcune persone intendono questa texture come liscia, altre persone la intendono come spigolosa, altre Mm. persone come colorata, altre persone come pallida. Ed è come se Quindi non fosse viene una scelta. compresa. No, no. Ed è una scelta di Nico anche questa molto sfidante.
Ok, ma perché è un'entità mentale? Il fatto che la gente non la comprenda. Ne è convinta lei e quindi è un'entità mentale o altro? E questa mantide, in parte, è come se le volesse dire che in questa sua, anche essere un po' sfuggente, non del tutto comprensibile agli altri, lei risulta Mhm, speciale. mhm. Ehm, io vedo quindi Nico come fra due fuochi, da un lato felice di essere diversa, di non essere dentro la massa, dall'altro a tratti come se le mancassero in alcuni momenti quelle che sono le scelte prevalenti della massa. Quali come? La famiglia, figli, una quotidianità confortevole, garantita, un uomo che ti appoggia nelle scelte, che a volte, sai, no? Fa la voce dura al posto tuo. Impianti. Mi fa vedere questo impianto che è stato messo. mm, Allora, mi fa vedere che era in progetto nel momento in cui lei era all'interno dell'utero materno ed è quello che vedo che i siriani hanno potuto installare in tutti i bambini che sono nati dalle donne che hanno assunto questo farmaco. Ed è come se fosse, sai quel girello in cui i bambini che ancora non camminavano Mhm. bene Il venivano girello. inseriti? Mhm. Quello. Come se fosse quello. Poi, Ehm, e i piedi, quello l'avevo già visto prima di connetterci alla sessione. Entrambi i prima piedi. di Sì, vedere sì, sì, dove ci sono dei problemi di malformazione. sì. Basta. Sì, sì, impianti mentali non ce n'è. Nome della PS. Come on, Come on, andiamo. Nome della PE. girl. Girl. Anche se la P di solito è maschile. Infatti, perché? Eh. Perché girl? Ragazza. E perché andiamo? Ah, ok, vedi c'è questo scambio, perché come on che andiamo, no? Magari può essere più un gesto d'azione, di incitamento, che sarebbe stato più della PE, no? Ah, 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 ah. E girl, che è più femminile, no? Sarebbe Perché stato questo magari più... scambio? Assolutamente d'accordo, è vero. L'azione, il maschile è PE. Il ragionamento, la testa tra le nuvole, no, ragionamento no, la testa tra le nuvole, la poesia, il cuore è la PS, il femminile. Mi sono invertiti, perché? Perché lei a tratti è così in questo momento. Il maschile e il femminile si sono invertiti anche nei genitori. Lei ha scelto un tipo di vita in cui c'è proprio un po' l'inversione del maschile e del femminile. Lei, in quanto donna, ha scelto una vita in verità molto maschile, sia in parte come professione, sia anche come tipo di vita. Vivere da sola, affrontare tutte le difficoltà da sola, ehm, essere una donna di polso, molto decisa. E avere questo rapporto anche particolare, no? Di solito c'è magari più affinità con la madre, invece qua c'è più affinità con il padre. Lei ha un po' Stavo ribaltato il per dirlo. tutto. E la PS e la PE mi dicono che se lei vuole, alla fine della sessione, li può invertire i nomi oppure li può tenere così. Ok,
Dopo ricordiamoci che lo chiediamo a Nico, anzi lo chiediamo già adesso, li vorrei invertire o li lascio così? Li lascio così? Sì? Non li inverti? No, li inverti. Ah, li inverti. Ok. Dopo li vorrei invertire, così ci ricordiamo, se no poi... Va bene, punto che sembra una sciocchezza, ma che magari non lo è. Nel posto in cui abita ci sono degli abusi edilizi che non nominiamo, ci ha raccontato, sono effettivamente, forse anche nel penale, secondo me, comunque assimilabili tranquillamente al furto. Lei li ha denunciati e frega niente a nessuno, neanche al giudice, neanche ai suoi condomini danneggiati quanto lei, perché non ci sono solo loro, ma nessuno frega niente. E non stiamo parlando del figlio del boss, no? Che ci sarebbe anche una... Così, questi hanno preso, hanno occupato spazi comuni. Causa esoterica. Ma mi fa vedere la PS e la PE sono molto complici. Hanno scelto loro questa situazione, al limite proprio del surreale, del paradosso, affinché lei facesse degli studi. La PS e la PE in tutta la vita vogliono che lei studi e approfondisca, andando anche su binari nuovi. E vedo che lo Mm. sta facendo anche rispetto a questa questione. Mm. E proprio per questo dovevano scegliere una situazione così stramba, perché è veramente pazzesca. Mm. Quindi diciamo anche questo, la proprietà privata, no? La casa. È casa mia, l'ho comprata. Se voi guardate nell'arco di 3 secoli, quella casa non è vostra. Quella casa è un posto. Potreste lasciarla a degli eredi e comunque continua a non essere vostra più. Cioè non esiste la proprietà privata, esiste un utilizzo per un periodo. Le case antiche vecchie di secoli passano di mano in mano, di proprietario in proprietario, che non è importante che siano parenti o non parenti, sono comunque persone diverse, quindi nessuno è proprietario di niente. Se si vede da lontano, vista da lontano, magari con sotto il naso Nico le sue 1851 vite, si rende conto che la cosa più importante effettivamente sono gli studi che si è messa a fare per poter mandare avanti e che sono incompleti perché non ha ottenuto nessun risultato, per mandare avanti una questione che si muove nell'ambito del giusto, della verità, del così deve essere e che al momento la vede perdente ancora, quindi non ha completato la sua esperienza, perché forse l'esperienza più importante in effetti in questo caso è questa, no? E non è pagare le spese condominiali maggiori perché questi non le pagano e altro, no? È così? È questa la visione? Sì, mi sta facendo vedere un uccello molto colorato, ha la testa blu, il corpo giallo e verde, con un becco molto lungo. Mi fa vedere proprio come questo becco è in grado di andare in profondità dentro al terreno e di andare appunto a scovare. E mi fa vedere allo stesso tempo, ha scelto proprio di mostrarmi anche un uccello molto bello, solo e con un gran senso di, cioè quello che mi trasmette è un gran senso di libertà e di leggerezza, Mm. come se alla fine di tutta questa storia poi lei non avesse neanche questo grande attaccamento per questa proprietà. E davvero è come se lei a tratti riuscisse a comprendere che è un'occasione per arrivare ad intuire ben altro. Cosa? Come vincere? Qua però mi parla di dinamiche umane, come se lei mi facesse vedere che riuscisse anche a comprendere varie cose. A parte che secondo me prima o poi lei ce la farà ad affermare i suoi diritti, ma questo potrebbe anche essere semplicemente un effetto collaterale anche poco interessante a un certo punto. Ma più che altro, in tutta questa lunga vicenda, è come se riuscisse a comprendere gli incastri umani. Che tipo? Eh, Di che tipo?
come se lei riuscisse a comprendere quelle che sono le dinamiche che si instaurano fra le persone. Mi fa vedere come se lei riuscisse, mi fa vedere quasi che fa la maglia, con i due ferri da maglia, e riuscisse a capire come si crea questa maglia, che sono poi i rapporti umani. È come se poi lei capisse quale tipo di movimento deve imporre per creare un certo tipo, diciamo, di catenella, un certo tipo di Vediamo se ho interpretato maglia bene. diversa. Lei da sola non ce la fa, ma deve trovare l'appoggio dei condomini truffati come lei. Sì, esatto. E allora tutti insieme, con una causa comune, con maggiore forza, e riuscire ad ottenere un risultato. Quindi, se vogliamo, è anche un po' una spinta verso la socialità, no? Che forse è quello che manca finora nell'esperienza di vita di Nico. Diciamo che è un invito a comprendere che la socialità può esistere a vari livelli. A questo livello serve questo tipo di complicità, di unione, e poi ci sono altri contesti e quindi può rimanere, diciamo così, racchiusa in questo contesto, la complicità con queste persone. Poi ci sono altri contesti in cui possono avvenire altri tipi di legami, altri tipi di complicità. E a volte queste rimangono circoscritte nei vari contesti, senza avere grandi pretese. Ok. Salute, no farmaci. Causa esoterica del dolore al fianco sinistro. Questo box in cui ci sono questi bambini inseriti, questi bambini che, come abbiamo detto, hanno indirettamente, no, ricevuto questo farmaco attraverso le madri. Vedo che grosso modo hanno tutti problematiche di varia entità, di vario livello nella zona superiore, quindi busto con relativi organi interni. È come se fosse proprio questo girello molto stretto in vita. Quindi rene, pancia, supposti calcoli rene, pancia, caldo in tutta la zona collo-testa hanno questa causa esoterica? Il discorso della zona collo-testa è secondaria, è come un effetto collaterale dovuto al fatto che questo lavora anche sulle ovaie, quindi poi in generale sugli ormoni e pertanto anche sull'assetto della temperatura corporea, mi fa vedere. Però sì, comunque in prima È battuta questo. c'è questo, sì. Causa esoterica dei problemi ai glutei. È sempre tutto quanto questo box, questo girello. Ok. Gambe, uguale. Gambe. Aspetta. Mi fa vedere come se questi siriani, no, avessero utilizzato questo, come comunque altri farmaci, ma questo è interessante, come anche una sorta di proto-microchip. Infatti mi fa vedere come se erano comunque degli esperimenti un po' più rudimentali, perché comunque si sta parlando di anni fa. Come se volessero appunto creare queste presenze simili a dei chip ed erano come un test. Non so, Nico sta annuendo, non ho capito perché, come dire, beh sì certo. Mm, Ma ok, sono questi noduli o mm, questi calcoli che non abbiamo mm, ben capito. Ok. mm. Quindi suda, viso e testa è perché, vabbè, però tu mi hai detto girello giù, dalla vita in giù,
E invece la medicina talidomide dà la vita in su, quindi tutto, praticamente. Cioè alla fine o vuoi per il girello o vuoi per le caratteristiche intrinseche della medicina, almeno nel suo caso, è tutto. Sì, la volontà era di iniziare a controllare fortemente le generazioni nuove. E Nico è proprio una dimostrazione di una persona che andava controllata, perché è una persona estremamente intelligente. È consapevole, è Eh pericolosa. sì, eh sì. Vabbè. La madre che fa? E qualcosa avevo capito, dice, ed infatti aveva interrotto poi l'assunzione di questo farmaco. Me ne spiace, non è colpa sua. No, non è che se ne lava le mani, eh? No, è come se fosse con il giudizio sospeso in questo momento. Vedo che segue attentamente, senza incriminare né se stessa né la figlia. Forse perché non ha mai visto i siriani, non ha mai visto la situazione che vede, no? Tutto questo bestiario di entità mentali, impianti. La visione adesso per noi è assolutamente normale, per molti potrebbe essere straordinaria e in eterico potrebbe essere straordinaria e, siccome la vedono, vera. Non c'è di mezzo tanto il mentale, no? Nel cinema. Perché è vero che lei è la prima volta che la vede così chiaramente, però lo vede proprio come molto plausibile, le risuona molto bene. Ok, il cane guarda in camera da letto delle ombre. Che succede? Aspetta un attimo, perché come mai quando lei già parlava del cane e adesso che di nuovo tu lo ritiri fuori, mi viene come legato alla fiamma. Mm, Ma mi manca di capire il perché. mm. Dunque, non so Chiamala la da dove fiamma. venga questo cane e se il cane può essere stato a contatto con la sua fiamma, se... Allora, Con calma, non c'è nessuna fretta. allora, il cane è come quando guarda che dice, vedi, manca un pezzo. Eh, no? Come a cercare una presenza che in quel momento fisicamente non c'è, Mhm. ma ci dovrebbe essere. Perché Nico ha fatto tutta una scelta di tutti i personaggi che ci sono nella sua vita, cioè non c'è proprio nessuno di superfluo. Hanno tutti un ruolo importantissimo dentro la sua vita. Anche il cane, che è un Sì, personaggio. sì. Allora, Nico non la vuole la fiamma. Non la vuole perché è dentro questa sua convinzione di vita fatta in una certa maniera, di Mm. scelte, di un certo tipo di scelte. Lei sta annuendo e ridacchiando. Mm. Ma la fiamma c'è. Bene, interessante. È il primo caso in cui la fiamma c'è, ma non la E non vuole. vuole. No. Bene. Saranno tutti contenti quelli che vogliono la fiamma, ma non c'è proprio neanche l'anima, neanche l'ombra. Ma potrebbe cambiare idea? Allora, mi viene Città di Castello. Onestamente non so dov'è, scusatemi. Città di Castello e Marche Umbria, una roba Ah, così. ok. Non so Se non neanche se erro è lei la c'è Bellucci. stata o se... La Città di Bellucci è di Città di Castello. Castello, quindi niente, niente. Marche, direi. Ah, ok. Lui invece è assolutamente predisposto, molto interessante come uomo, molto colto, Perugia. intraprendente. Mm, mm, Perù, mm. ah, ok.
A lei al momento dice no, grazie. Che si fa? Umbria. Saranno tutti sconvolti, diranno come Marche, Umbria. Vabbè, ragazzi. Va bene, cane. Cosa vede? Vede le ombre. Vede le ombre? E questa cosa legata alla fiamma, come se Come se lei, incontrando la fiamma, il cane funziona da trade union? beh, sì, c'entra qualcosa il cane in mezzo a lei e la fiamma. No. Tipo un agriturismo in cui lei cerca, dice, però ho bisogno in cui accolgano anche il cane, no? E allora non tutti ti Mhm. danno l'opportunità, no, di andare lì con il cane. E lui ha un agriturismo che accetta i cani. È una struttura ricettiva, non so, un Ok. qualcosa di simile. Non riesco a capire se fa, perché vedo anche un aspetto di agricoltura, di produzione di olio, di vino. Ok, Così vedo. va bene. Ne prendiamo atto e va bene così. Potrebbe essere che nei piani di Nico dei prossimi mesi e anni ci sia questa apertura. È proprio un no categorico, perché se esiste una fiamma No, c'è una lei dopo possibilità. la sessione secondo me inizia a riconsiderare delle cose. Ok, con dei tempi che sono suoi, eh. Quindi magari le scatta tra un anno, 2 anni, E no, o prima. mesi. Mesi, ok. Prima specialmente nell'inversione dei due nomi della PS e della PE. Benissimo, ottimo. Va bene. Senti, io non ho voglia di lasciare le cose vuote, quindi chiamiamo i nostri amici siriani tutti e siccome loro lavorano per noi e noi non li paghiamo in nessun modo, li paghiamo adesso. Gli creo a ognuno un bel ad eternum sulla testa. Infatti erano già molto Ah, seccati. Mm. ok. Tu dai un vaccino, e io do un ad eternum a te. Così equilibrio. Se no, disequilibrio. Ah, Ma sai che li vedo più rassegnati del solito? bene, devono. Questi amici i programmi. Complimenti a tutti quelli che adorano gli siriani, i pleiadiani. Molti complimenti miei sinceri a tutti e a famiglia. Continuate ad adorarli, questi qua, i vostri amici programmi. Fatto? Falk si è preso su Ad Eternum. Li vedo un po' abbacchiatelli, Mm. meno Chi- reattivi. Chiama quello nello specifico che ha interferito con la vita di Nico. E mi fa vedere un tirapiedi di Falk. Ok, a lui niente Ad Eternum, mio. Glielo regala Nico così impara a fare un Ad Eternum. L'hai visto, no? Ecco, qua si arrabbia tantissimo. Bene. Invece di arrabbiarsi che non serve a niente, fa un bel Ad Eternum grande, grande, grande. Il siriano, si arrabbia tantissimo. Perché sta Falk. vedendo invertiti i ruoli. Cioè, loro non regalano niente a noi e noi regaliamo qualcosa a loro. Stanno cambiando i ruoli di sottomissione. Intollerabile. Lei non è più sottomessa, Mm. perché lei ha capito, ha informazioni.
Poi come si permette di dire che siamo sottomessi noi che li abbiamo creati? Da dove gli viene questa idea? Finché non avete questa informazione, voi siete sottomessi. Adesso l'abbiamo. Mm. Il creatore sottomette l'insieme di dati, nonché programma. Il nulla. Dice, le Un s- informazioni è una delle soluzioni del gioco. ma va. Il software, se ci pensate, non è nulla. Nulla. È soltanto un linguaggio che riesce a modificare un videogioco. Questo. Un software di un sistema operativo, il videogioco sistema operativo, un software di un videogioco, un videogame, il videogame. Tutto lì, sono solo, se vogliamo, sono anche informazioni. Il software è informazione, meccanica che crea un cambiamento. L'ha fatto sto ad eternum, Nico? Sì, sì. Ok. Rien ne va plus. Ne mette uno sul suo amico che ha direttamente interferito con lei e uno in testa a Falk, sulla fronte. Mm. Gliel'ha messo lì? Sì. L'aveva Sì, già sì. fatto? Voleva, diciamo così, spalancare il mantello e non ci è riuscito. Perché Vedo che invece si spalancandolo si sta sarebbe protetto. rattrappendo. Ah, come Scusami, dire, io sono sì, il tuo capo. sì, sì. Che bello. Andiamo al cluster, così finiamo il lavoro totalmente. Nico ora sa cose. È la creatrice. Crea ad eternum. Sceglie. Mm. Cambia. Mi porta Modifica. tipo in un casino in cui ci sono tanti dadi. Mhm. Mm. Lei adesso me lo sta presentando così perché ha capito bene, l'idea del gioco. E quindi l'emblema di ogni vita è proprio un dado che viene Da- lanciato in tutte le da- facce. dado classico da 1 a 6. Mm. Mhm. Anche se poi Quindi in uno mi fa vedere che c'è una corona, mentre gira c'è una coroncina. Al posto dell'1 c'è la coroncina. che significa la corona? E me lo fa vedere di nuovo con l'Inghilterra, la bandiera bianca e rossa dell'inizio. Mm. Lei giustamente ha detto che questo farmaco, no, ha avuto a che fare come albori nel periodo nazista e quindi con la Germania, ma io vedo molto anche lo zampino dell'Inghilterra, collaborazione della Svizzera. La croce iniziale. Mm. Mm-mm. Le 6 facce da 1 corona a 6, 2, 3, 4, 5, 6. Se sono i contratti, significa che 6 sono contratti pesanti e 2, 1 contratto leggero o non c'è questa corrispondenza? Dice l'inverso. Quindi corona peggio, 6 meglio. Mm. Questa vita, se è un dado, che faccia ha? Intermedio, me ne fa 3. Ah, pensavo la corona. Mm. 3. Bene. Che facciamo di questi dadi? Cosa vuole fare, Nico? Adesso non mi ricordo come si chiamava quel gioco in scatola, Yahtzee? Si tiravano i dadi? Sì, vabbè, sì, mi sembra. Perché mi fa vedere questo Sì, sì. bicchierone, mi fa vedere un enorme bicchiere che lei crea e ci butta dentro tutti i dadi. E questa è la sua prima azione. E poi il bicchiere lo porta all'interno del portale definitivo. Bene. Pensavo fosse già a portare definitivo quel bicchiere lì. Va bene. Ad Eternum qui cosa fa? Lo fa? Vuole farlo? Lo vuole fare coi piedi, lo vuole disegnare coi piedi. Sai che ci sono alcuni artisti, no? Che usano i pennelli con i piedi. Mhm.
È come se volesse così valorizzare questa parte così tanto bloccata, no? Così tanto sofferente per lei. Mhm. Fatto? Sì, sì, mi fa Avatar. vedere il piede destro, fa questo lavoro qua. Avatar, vediamo come lo vedi. Mi fa vedere solo le mani. Mi fa vedere solo le mani che però non sono poggiate sulla tastiera, ma sulla scrivania. Mani di legno. Mm, Una Via, scrivania tipo un po' che anche qua assomiglia al tavolo da biliardo, sai, con quel tappetino verde. via tutto. Quindi che... mm, ok. Fatto? Sì, è curioso che di nuovo, mentre lei fa l'ad eternum per buttare via tutto e per collocarglielo sopra all'interno, appare di nuovo questo uccellino che era apparso prima. Mhm. Proprio rappresenta la sua ricerca della verità, la conoscenza, però all'insegna della gioia, perché lui è veramente ha questo color verde acceso, verde smeraldo, giallo anche. Mm. Ad Eternum anche qua. Mm-mm. Infatti. Messo? Bene. Mm-mm. Cheers, esiste ancora? No, non più. Texture, entità mentale numero 3. Capra secondo universo e Mantide esistono ancora? Più siriani, ovviamente. No. Tutti gli impianti, il girello e tutto il resto esistono ancora? No. Nuova frequenza. 169 miliardi. Nuova consapevolezza. 184%. PS. 54%. Vite precedenti. 1644. Cervello. 12,3. Ma però, tanto. Ha Nico acquisito qualche capacità medianica di quella vita in cui ragazzina ne aveva parecchie? Allora, in questa vita lei ha puntato molto sulla mente intesa proprio come intelligenza dell'emisfero cerebrale sinistro. In Mhm, quella vita lì era più sull'emisfero cerebrale destro. mhm. Ehm, Più che qua facoltà medianiche vere e proprie, è come se io vedessi che lei è in grado di avere delle ottime intuizioni, ma Vabbè, proprio che ottime. sono Sì, entità, sono capacità medianiche, neanche le intuizioni, intuito. forti. Ottime. Quella è la direzione, la causa la porto a casa così. Questa è la nuova tattica. Così. Sì, le viene proprio l'idea brillante improvvisamente. Cioè capisce che ne so, deve comporre quel numero di telefono, capisce che deve creare quel contatto, andare in quel luogo e non se lo sa spiegare neanche più di tanto razionalmente. Molto bene. La PS è sempre Kaman e la PE è sempre Girl, cioè il maschile e il femminile sono invertiti o sono al loro posto. Adesso. Allora vedo Nico che rimbalza lo sguardo da una all'altra, come se fosse in un momento cruciale di decisione.
perché lei sa che se fa questo scambio parecchie cose nella sua vita si trasformeranno e dovrà quindi uscire da quella che comunque, nel bene o nel male, è la sua zona di comfort. Io un po' la sento combattuta. Mm. Mi viene proprio in questo momento un punto non punto che non erano i punti da chiederti, la questione dei capelli. Le hanno sbagliato i capelli. Ha a che fare con questa cosa del maschile e del femminile. Non so perché la collego. Ma intanto ho visto che la parrucchiera era tipo stata l'ex marito in un'altra vita. Un matrimonio burrascoso proprio. Non si sono capiti dall'inizio alla fine questi due. Quindi nella vita da adesso gliel'ha fatta pagare per via del Cinivac che lei non ha, come dire, ti faccio male i capelli, non tornerai più? È così? Sì, sono mischiate una serie di elementi. Un ruolo importante l'ha avuto questa vita precedente e in questa vita attuale sicuramente le loro scelte diverse per quanto riguarda il Cinivac. Eh sì, le due cose si sono potenziate fra di loro. Ok. PSPE sì o no? Sono sempre PS e PE come prima? Si aspetta un attimo. E non so perché adesso la PS mi parla del cugino. Non l'abbiamo chiamato cugino nel Ci portale. arriviamo. Ah, ecco, insiste su. È come se avesse bisogno di Chiamalo. sistemare quella roba là. Chiamalo insieme all'amica, col portale aureo Ok, aperto, sì, e tutti i parenti di tutte le generazioni di Nico, quindi anche dei ok. genitori di Nico. Prima i parenti, quanti arrivano? 112. Ma cugino, cosa fa? Causa esoterica della sua morte. Secondo te me ne sono andata all'improvviso, invece è stato un lento andare via. E non lo so perché mi parla dell'uranio. Nei luoghi in cui è stato, in qualche modo. Il che può essere, assolutamente. Lui ha viaggiato molto per lavoro e Mm, lavori di costruzioni, uranio, ci sta. mm. Assolutamente ci sta, poi in Cina, vedi te. Che ha inciso sulla sua salute, E negativamente. amica, entrambi una Vic, entrambi possono lasciare un messaggio a Nico. Ma all'amica ci siamo volute tanto bene. Ce ne vorremmo ancora. Grazie per esserti connessa con me e grazie perché mi hai chiamato a questo portale. Io li vedo tutti e tre molto belli, come a una festa di liceo, adesso che siamo proprio a fine anno, no? Con la voglia di divertirsi che si chiude l'anno scolastico. C'è quello spirito lì, di festa, di gioco, di vita, di brindisi. Mhm. Cioè Vuole, non vuole c'è dire più traccia qualcosa di nessun così? rancore, di dispiaceri passati. Va bene, li lasciamo allora andare così. Mm. Sia il cugino che l'amica. Il cugino dice solo qualcosa riguardo ai militari, tipo. Ah, come se avesse incrociato la carriera militare, avesse avuto a che fare con i militari. E ne avrebbe fatto a meno. Vabbè, è andata così. Se lo ricordi la prossima, se ci Mm. sarà. Li salutiamo tutti quelli che sono arrivati, il cugino e l'amica. C'è un bel Controlla, clima. bene, controlla la casa, Monica, il cane, che non sia interferito. Che tenero. Ok.
La razzale mi piace, si mette sempre lì col muso lungo sulle mani, si fa accarezzare tutto il muso. Ma il muso lungo serve per stanare la preda nelle tane, vero? Perché è da caccia quello. Sì, ma mi piace perché ti mette spesso il muso sulle mani e tu sei lì così. Non diciamo la razza. Che non ci vede niente quel cane. Bene, PS, sì, PS o la PS e la PE sono invertite. Non è una prova, deve dirmi se lo vuole fare, se l'ha fatto adesso, se lo farà in futuro. Tutto lì. Eh sì che lo vuol fare adesso. Adesso. Sì, sì, sì. La PS che a me si presenta come cavallo bianco, vedo che ha proprio scritto in rosa così qua sulla fronte girl. Benissimo. E la PE? Vedo che inizia a marciare quasi e come on, dice. Benissimo. Come vedi, Nico? Un sorriso smagliante, proprio aperto, molto soddisfatta del lavoro che ha fatto. Benissimo. Disconnettiti, Monica, da tutto e tutti abbiamo finito.